Scopri qual è il tuo livello di italiano. In particolare, scopri se sai usare correttamente il congiuntivo. Facendo questo quiz scoprirai qual è il tuo livello di italiano e se sai usare correttamente il congiuntivo. In questo test ti proporrò una serie di frasi in cui dovrai scegliere tra l'indicativo e il congiuntivo. Otterrai un punto per ogni risposta giusta. Mi raccomando, segnati il numero di risposte giuste perché alla fine del quiz ti dirò qual è il tuo livello di italiano. In altre parole, ti dirò se parli l'italiano a un livello... Mi son perso l'intonazione, ok? In altre parole, ti dirò se parli l'italiano a un livello elementare, a un livello intermedio, a un livello avanzato oppure a livello del leggendario Super Italian o Super Italian. Un Super Italian è una specie di Super Saiyan che parla l'italiano in modo super fluente, a un livello leggendario. A proposito, io sono Luca e ti do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Ma evitiamo di perdere tempo e vediamo subito la prima frase. Prendiamo la frase. Sebbene inverno fa caldo. In questa frase è meglio usare l'indicativo o il congiuntivo? È meglio dire sebbene è inverno oppure sebbene sia inverno? Ti lascio alcuni secondi per pensarci. Se hai scelto il congiuntivo, hai indovinato. In questa frase bisogna usare il congiuntivo presente. La frase corretta è sebbene sia inverno, fa caldo. Se usi l'indicativo e dici sebbene è un errore piuttosto brutto. Sebbene richiede il congiuntivo. Prendiamo la frase anche se stanco, continuerò a lavorare. Puoi scegliere tra l'indicativo presente, io sono, e il congiuntivo presente, io sia. Secondo te in questa frase è meglio usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare il presente indicativo. Anche se sono stanco, continuerò a lavorare. In altri tipi di frasi con anche se si può usare anche il congiuntivo, però il significato è diverso. Per esempio, anche se fossi stanco, continuerei a lavorare. La frase è questa. Penso che una buona idea. Secondo te in questa frase bisogna usare l'indicativo o il congiuntivo? Bisogna dire penso che è indicativo presente oppure penso che sia congiuntivo presente? Ti lascio alcuni secondi per pensarci. La risposta giusta è quella con il congiuntivo perché il verbo pensare richiede il congiuntivo. Se usi l'indicativo non è un errore grave, è una forma tipica del parlato. Qui ti lascio un video in cui spiego meglio questa cosa. Se vuoi saperne di più, dagli un'occhiata. Prendiamo la frase. Per quanto non posso fare niente. La prima versione è per quanto mi dispiace, indicativo. La seconda versione è per quanto mi dispiaccia, congiuntivo. Secondo te in questa frase bisogna usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. Ti lascio alcuni secondi per pensarci. Se hai scelto il congiuntivo, hai indovinato. Con la locuzione per quanto bisogna usare il congiuntivo. Se usi l'indicativo è un errore. La frase corretta è
Per quanto mi dispiaccia, non posso fare niente. A proposito, se apprezzi questo tipo di contenuti, ti consiglio di dare un'occhiata alla mia pagina Patreon. Sulla mia pagina trovi più di 500 video lezioni con sottotitoli in italiano e in inglese. Trovi anche le trascrizioni dei video in formato PDF. Pertanto ti invito a visitare la mia pagina Patreon e ad entrare nel club esclusivo. Qui e nella descrizione del video ti lascio la scheda. La frase è questa: se problemi, chiamami. Puoi scegliere tra il congiuntivo del verbo avere, abbia, e l'indicativo del verbo avere, hai. Secondo te, qual è la frase corretta? Ti lascio alcuni secondi. La frase corretta è quella con l'indicativo presente. Se hai chiamami. No, aspetta, ho sbagliato. Se hai problemi, chiamami. In questo tipo di frasi mi raccomando non usare il congiuntivo. Prendiamo la frase: benché stanco, non ho sonno. In questa frase bisogna usare il congiuntivo presente oppure il presente indicativo? È meglio dire benché sono stanco con l'indicativo oppure benché io sia stanco con il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare il congiuntivo perché la congiunzione benché richiede il congiuntivo. La frase corretta sarà: benché io sia stanco, non ho sonno. Se usi l'indicativo al posto del congiuntivo e dici benché sono stanco, è un errore piuttosto brutto. Prendiamo la frase: spero che domani non... La prima variante è piova, congiuntivo presente. La seconda variante è piove, presente indicativo. Secondo te in questa frase si deve usare il congiuntivo o l'indicativo? Ti lascio alcuni secondi per pensarci. In questa frase si deve usare il congiuntivo presente perché il verbo sperare richiede il congiuntivo. La forma corretta è spero che domani non piova. In questo caso, se usi l'indicativo al posto del congiuntivo, non è un errore grave. Se vuoi saperne di più, ti invito a guardare questo video. Prendiamo la frase: dato che sonno, vado a dormire. Puoi scegliere tra l'indicativo del verbo avere, ho, e il congiuntivo del verbo avere, abbia. Secondo te in questa frase bisogna usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. La frase corretta è quella con il presente indicativo. Con la locuzione dato che bisogna usare l'indicativo. Dato che ho sonno, vado a dormire. Se usi il congiuntivo è un errore. Prendiamo la frase: sono contento che questo video ti... La prima versione è ti piace, presente indicativo o indicativo presente. La seconda versione è ti piaccia, congiuntivo presente. In questa frase si deve usare l'indicativo o il congiuntivo? Punto di domanda. Ti lascio alcuni secondi. La frase corretta è quella con il congiuntivo. Sono contento che questo video ti piaccia. Questo perché dopo la costruzione sono contento che bisogna usare il congiuntivo. Se in questo caso usi l'indicativo non è un errore grave. È una forma piuttosto comune nel parlato. Prendiamo la frase: ti dico queste cose affinché tu
il tuo errore. La prima variante è capisci, presente indicativo, la seconda variante è capisca, congiuntivo presente. In questa frase bisogna usare il congiuntivo o l'indicativo? Ti lascio alcuni secondi di tempo per pensarci. Se hai scelto il congiuntivo, complimenti. Con la congiunzione affinché bisogna usare il congiuntivo. La frase corretta è: ti dico queste cose affinché tu capisca il... Mi sono dimenticato la frase, ok. Ti dico queste cose affinché tu capisca il tuo errore. Prendiamo la frase: sono in ritardo, perciò correre. Puoi scegliere tra l'indicativo presente, devo, e il congiuntivo presente, debba. Secondo te in questa frase è più giusto usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare l'indicativo. Sono in ritardo, perciò devo correre. Se usi il congiuntivo è un errore. Prendiamo la frase: Roberto vuole che io con Laura. Puoi scegliere tra una forma all'indicativo, parlo, e una forma al congiuntivo, parli. Secondo te qual è la forma corretta? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare il congiuntivo presente. Perché? Perché il verbo volere richiede il congiuntivo. Se nelle frasi di questo tipo usi l'indicativo al posto del congiuntivo è un errore. La frase corretta è: Roberto vuole che io parli con Laura. La frase è questa: nonostante Roberto molto, prende sempre dei brutti voti. Puoi scegliere tra indicativo, studia e congiuntivo, studi. Secondo te in questa frase si deve usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi per pensarci. In questa frase si deve usare il congiuntivo presente. La congiunzione nonostante, infatti, richiede il congiuntivo. La frase corretta è: nonostante Roberto studi molto, prende sempre dei brutti voti. La frase è questa: non esco perché male. La prima variante è stia, congiuntivo, la seconda variante è sto, indicativo. In questa frase si deve usare il congiuntivo o l'indicativo? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare il presente indicativo. Non esco perché sto male. Quando perché introduce una frase causale, regge l'indicativo. Con perché si può usare anche il congiuntivo, ma solo nelle frasi che indicano uno scopo o un fine. Per esempio, vi do questi consigli perché voi miglioriate il vostro italiano. In questo caso, perché non introduce una frase causale, ma introduce una frase finale. In questo caso perché ha lo stesso significato della congiunzione affinché. Se invece la frase introdotta da perché indica una causa, dobbiamo usare l'indicativo. La frase è questa: va bene, accetto, a condizione che tu una cosa per me. In questa frase bisogna usare il congiuntivo faccia oppure l'indicativo fai. Qual è la risposta giusta? Ti lascio alcuni secondi. La risposta giusta è quella con il congiuntivo.
La locuzione a condizione che richiede il congiuntivo. La frase corretta è: va bene, accetto a condizione che tu faccia una cosa per me, ok? Va bene, accetto a condizione che tu faccia una cosa per me. Se nelle frasi di questo tipo usi l'indicativo è un errore piuttosto brutto. La frase è questa: è un peccato che puoi scegliere tra il congiuntivo piova e l'indicativo piove. Secondo te qual è la risposta giusta? Ti lascio alcuni secondi. La frase corretta è un peccato che piova. Dopo la costruzione è un peccato che bisogna usare il congiuntivo. Comunque, se in questo tipo di frasi usi l'indicativo al posto del congiuntivo, secondo me non è un errore grave. Prendiamo la frase: quando non esco. Puoi scegliere tra piove, indicativo, e piova, congiuntivo. In questa frase bisogna usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. La risposta corretta è quella con l'indicativo. Quando piove non esco. In questo tipo di frasi non si usa il congiuntivo. Se usi il congiuntivo è un errore. Prendiamo la frase: riscrivi questo paragrafo in modo che più chiaro. Puoi scegliere tra l'indicativo presente e il congiuntivo presente. In questa frase bisogna usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase bisogna usare il congiuntivo. La frase corretta è: riscrivi questo paragrafo in modo che sia più chiaro. Questo perché la locuzione in modo che richiede il congiuntivo. La frase è questa: è importante che tu questa cosa. Puoi scegliere tra l'indicativo fai e il congiuntivo faccia. Secondo te in questa frase bisogna usare l'indicativo o il congiuntivo? Ti lascio alcuni secondi. La frase corretta è quella con il congiuntivo presente. È importante che tu faccia questa cosa. Dopo la costruzione è importante che bisognerebbe usare il congiuntivo. La frase è questa: poiché onesto, ti dirò la verità. La prima variante è sia, congiuntivo, la seconda variante è sono, indicativo. Secondo te si deve usare il congiuntivo o l'indicativo? Qual è la variante corretta? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase si deve usare il presente indicativo o indicativo presente. La congiunzione poiché infatti regge l'indicativo. Tra parentesi, alcune persone usano la congiunzione poiché anche in un altro modo che però è sbagliato. Dai un'occhiata a questo video. La frase è questa: lo farò purché La prima variante è purché mi paghino, congiuntivo. La seconda variante è purché mi pagano, indicativo. Secondo te in questa frase bisogna usare il congiuntivo o l'indicativo? Ti lascio alcuni secondi. In questa frase si deve usare il congiuntivo. La congiunzione purché richiede il congiuntivo. La frase corretta sarà: lo farò
purché mi paghino. Se usi l'indicativo al posto del congiuntivo è un errore abbastanza brutto. Perfetto, scopriamo insieme qual è il tuo livello di italiano. Di seguito userò le sigle del Quadro europeo di riferimento per lo studio delle lingue straniere. Se hai totalizzato meno di 7 punti, parli l'italiano a livello elementare A2, almeno per quanto riguarda l'uso del congiuntivo. In altre parole, conosci il congiuntivo come un principiante che ha raggiunto il livello A2. Se hai totalizzato un punteggio tra 7 e 11 punti, conosci l'italiano a livello intermedio B1, almeno per quanto riguarda l'uso del congiuntivo. Se il tuo punteggio è tra 12 e 14, sei a livello intermedio B2, cioè a livello intermedio avanzato oppure post intermedio. Se hai ottenuto tra 15 e 17 punti, complimenti, sei a livello avanzato di italiano. In particolare, sai usare il congiuntivo come una persona a livello avanzato C1. Se hai ottenuto tra 18 e 20 punti, complimenti, parli l'italiano in modo quasi impeccabile. Probabilmente parli l'italiano a livello C2 o comunque conosci il congiuntivo come una persona che parla l'italiano a livello C2. Se hai risposto correttamente a tutte le domande del test, complimenti. Ti faccio tanto di cappello. Sei al livello leggendario oltre il livello C2. Sai usare il congiuntivo come un super Italian o super Italian. Usi il congiuntivo meglio della maggior parte dei madrelingua italiani. Nei commenti qui sotto, mi raccomando, fammi sapere il tuo punteggio. A proposito, se apprezzi questo tipo di contenuti, ti consiglio di dare un'occhiata alla mia pagina Patreon. Sulla mia pagina trovi più di 500 video lezioni con sottotitoli in italiano e in inglese. Trovi anche le trascrizioni dei video in formato PDF. Pertanto ti invito a visitare la mia pagina Patreon e ad entrare nel club esclusivo. Qui e nella descrizione del video ti lascio la scheda.